In italiano si usa questa brutta espressione. Stai zitta? Stai zitta! Stai zitta! Zitta! Per chi non l'avesse capito è stai zitta. La si usa sempre al femminile, quindi usata sempre da uomini che si rivolgono a donne, ma soprattutto, qualsiasi sia il contesto, il tono è sempre offensivo. È una di quelle espressioni che dovrebbe passare di moda, secondo me, ma ho notato che la usa anche la nuova generazione e questo non mi piace affatto. A te sembra normale che venga sempre usata solo al femminile? Non voglio parlare in modo femminista, ma voglio dedicare questo video al mondo femminile e a tutti gli uomini gentili che vogliono ascoltare, perché so che ce ne sono tanti. Da donna devo dire che sfortunatamente lo hanno detto anche a me. Io l'ho sentito dire da figlia. Mio padre lo ha detto a me, a mia sorella, ma in questi ultimi anni è migliorato, non lo dice più. Sarà la vecchiaia? Ma purtroppo mio padre è uno di quegli uomini che continua ad avere questa brutta abitudine con mia madre. Continua spesso ad usare questa espressione. Stai zitta. E mia madre, anche se è anziana, si arrabbia sempre. Anzi, mi stupisco del fatto che mio padre non abbia ancora capito, dopo tutti questi anni, che lei si arrabbia ancora di più quando se lo sente dire, ma la sua è una reazione normale. Quella di mia madre, dico, perché chiunque si rivolge a te, donna, usando questa espressione, tu ti arrabbi di più, è inevitabile. E qui in Canada, purtroppo, nella comunità italiana, la confidenza che gli uomini si prendono con le proprie mogli la trovo inappropriata. Spesso ho sentito usare questa frase in pubblico, tra marito e moglie, e non dovrebbe essere accettato, secondo me. Quando un uomo si rivolge a te, moglie, sorella, fidanzata, cugina, amica, in questo modo non è proprio carino. Posso dire che si tratta di una di quelle espressioni a cui non mi sono abituata. Per me è solo una brutta espressione italiana. Sicuramente dico questo per via del mio carattere, della mia personalità. Mentre ricordo con affetto che non ho mai sentito dire a mio nonno stai zitta, rivolgendosi a mia nonna. E ci tengo a dire che mio nonno era analfabeta. Quindi non si tratta di istruzione o di ignoranza, si tratta solo di maleducazione. E se tu pensi di essere un maleducato perché anche tu hai imparato ad usare questa espressione in modo inappropriato, in questo video ti darò delle alternative che tu puoi memorizzare perché ti renderanno una persona migliore. Io sono Angela ed in genere su questo canale si parla di grammatica italiana, ma ho deciso di fare un po' come mi pare. Voglio parlare di me, della mia vita da immigrante e anche della lingua italiana. Per questo cominciamo! Chi mi ama mi segua, ma sul serio però! L'espressione italiana stai zitta è un'espressione volgare, prepotente e direi cafona. Non è mai giusta in nessun contesto. Quando ci si rivolge a qualcuno con queste parole, lo si fa per interrompere il confronto. Perché la persona che usa questa espressione, nota bene, non ho detto uomo o donna, ho detto persona,
Non è in grado di continuare la discussione? La frase stai zitta è composta da un verbo stai e da un aggettivo o predicativo nominale zitta. Stai è la seconda persona singolare del verbo stare. Tu stai. Coniugato al tempo presente modo imperativo, mentre zitta è un aggettivo femminile singolare che significa silenzioso o silenziosa o senza parole. Per questo l'espressione imperativa stai zitta è un ordine. Significa rimani in silenzio o smettila di parlare. E con questa seconda alternativa ti puoi rivolgere sia a una donna che ad un uomo. L'italiano è una lingua ricca, possiamo sostituire questa brutta espressione con tante altre. Ad esempio posso dire: per favore fai silenzio. Per favore puoi smettere di parlare? Adesso basta, taci, vorrei parlare io. Non voglio più ascoltarti, finiscila di parlare. Basta, fai silenzio, non ti voglio più sentire. Smettila, non aprire bocca. Tieni la bocca chiusa, non dire né A né B. Non parlare, ho ascoltato abbastanza per oggi. Queste sono tutte quelle che mi sono venute in mente in questo momento, ma sono corrette e possono benissimo sostituire il nostro, possiamo dirlo, antiquato stai zitta? Concedetemelo. Ormai è proprio antico, lo dobbiamo superare. Basta con questo stai zitta, non ne posso più. Ma se tu hai una tua espressione gentile da aggiungere alle mie, scrivimela nei commenti, mi fa piacere. Grazie per avermi seguito fin qui, grazie per ogni like che troverò. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e ci vediamo nel prossimo video. Bye!